Quest'oggi ho deciso di realizzare un dolce per la colazione o la merenda che piace proprio a tutti, grandi e piccini. Andrò a utilizzare le albicocche, ma voi potete utilizzare tranquillamente la frutta che più vi piace. Siete curiosi? Scopriamo insieme la ricetta! Comincio preparando la frolla morbida con 170 g di burro morbido, 120 g di zucchero a velo, aroma vaniglia, sentimento e la buccia grattugiata del limone, solamente la parte colorata. Lavoro questi ingredienti con la frusta a mano, ottengo una cremina. Unisco un uovo medio a temperatura ambiente, mescolo bene, quando sarà ben assorbito aggiungo 2 tuorli, uno alla volta, aggiungo il successivo quando il precedente è ben assorbito. Infine unisco un pizzico di sale, 340 g di farina e 7 g di lievito per dolci. Lavoro velocemente, ottengo un panetto morbido e compatto. Appiattisco leggermente con le mani, avvolgo nella pellicola da cucina, lascio riposare in frigo almeno per un'ora. Nel frattempo preparo la falcia con 250 g di mascarpone e 20 g di zucchero a velo, ottengo una cremina. Aggiungo 50 g di farina di mandorle e un uovo piccolino, mescolo il tutto e ottengo una crema compatta. E ora divido in due parti le albicocche. Per questa ricetta possono essere utilizzate anche le pesche, le prugne o le susine. Trascorso il tempo di riposo, la pasta frolla è pronta per essere utilizzata. Divido in due parti, una parte deve essere leggermente più grande. Stendo il pezzo più grande e ottengo una sfoglia. Arrotolo al mattarello e fodero una teglia da forno da 24 cm di diametro. Faccio aderire per bene i bordi, poi rimuovo l'eccesso di pasta. Con i rebbi della forchetta bucherello la base. Riempio con la falcia, livello per bene in modo uniforme. Poi sistemo le albicocche. Copro con l'altro pezzo di pasta frolla, rimuovo l'eccesso. Prima di infornare realizzo un buchino al centro, lascio cuocere la crostata in forno già caldo e statico a 170 gradi per circa 35 minuti o fino a quando la crostata risulterà bella dorata. Ma quanto vi piacciono le albicocche? Io ne vado matta, questa crostata è deliziosa, morbida, avvolgente e golosa, troppo buona. Una volta raffreddata con spalgo di zucchero a velo, consiglio di provarla subito, ne rimarrete entusiasti.